Salve a tutti! Oggi voglio presentare l'inizio di un nuovo progetto, ovvero di un carico elettronico di tipo Mark I. Ma che cos'è un carico elettronico? Un carico elettronico è un dispositivo che connesso fra due nodi di un circuito consente, attraverso la sua circuiteria interna, di simulare la presenza di un carico, quindi di un componente che assorbe energia. Qual è l'utilità di un carico elettronico? Qual è l'utilità di possedere questo dispositivo in un laboratorio? Beh, diciamo che questo è utile soprattutto quando andiamo ad effettuare dei test su dei circuiti, su altri dispositivi. Uno dei suoi utilizzi è, ad esempio, andare a testare la potenza data in uscita da un alimentatore. Un carico elettronico viene classificato a seconda di tre principali categorie. La prima è con che sorgenti di potenza può lavorare, ovvero se può essere inserito in un circuito che funziona in AC oppure un circuito che funziona in DC. Infatti, a seconda di questa differenza, quello che cambia sono i componenti attivi all'interno del circuito del carico elettronico. La seconda categoria è il modo in cui opera, ovvero se quando il carico elettronico viene connesso al circuito va a simulare una resistenza variabile o va a simulare un generatore di corrente variabile oppure se va a simulare un generatore di tensione variabile. Facendo qualche ricerca online e studiando gli schematici che si riescono a trovare, ho potuto constatare che in realtà la modalità di funzionamento più conosciuta per questo dispositivo sembrerebbe essere quella di generatore di corrente variabile. Molto raramente ho potuto incontrare anche quest'altra modalità di funzionamento, ovvero quella di resistenza variabile, mentre sembrerebbe del tutto sconosciuta la modalità di funzionamento come generatore di tensione variabile. La terza categoria indica il range di potenza che riesce a gestire il nostro carico elettronico. E a seconda di questo range verranno utilizzate diverse tecniche, diversa tecnologia per costruirlo. Per quanto riguarda i carichi elettronici situati nella prima fascia, ovvero quelli che vanno da 0 a 250 watt, utilizzeranno dei metodi dissipativi e in pratica faranno dissipare questa energia ai loro attivi che lavoreranno in zona lineare, in zona molto resistiva. Per quanto riguarda la seconda fascia, ovvero quella che va da 250 a 1000 watt, si tratterà sempre di un metodo dissipativo, ma con trasformazione dell'energia. Quindi non saranno più gli attivi a dissipare, ma altri componenti del circuito dedicati proprio a questa funzione. Quindi possono essere resistenze ad alta temperatura o ad altissima temperatura, quindi anche con scambio termico per irraggiamento. La terza fascia è quella che va da 1000 watt a 100.000 watt, quindi si tratta di potenze ben superiori a quelle che noi abbiamo di solito disponibili nelle nostre abitazioni e visto l'alto valore di queste potenze non conviene più dissiparle, ma conviene riimmetterle in rete.
anche per evitare grossi consumi di energia e soprattutto quindi dei grossi sprechi. La cosa che quindi appunto conviene fare è rigettarla in rete ed è per questo motivo che si chiamano rigenerativi. Quindi, come detto in precedenza, è proprio in quest'ultima categoria, a seconda della classificazione di potenza, che viene determinata la tecnologia con cui viene costruito il nostro carico elettronico, ed è proprio per questo che il progetto che voglio realizzare è identificato con la sigla Mark I, perché è la tecnologia più semplice da realizzare. Ovviamente spero in un futuro, quando sarò grande, quando sarò molto grande, di riuscire ad arrivare fino al Mark III, ma per quello di strada da fare ancora ce n'è parecchia. Molto bene, quindi adesso andiamo a vedere quelle che saranno le fasi del progetto. Quindi, come sempre, ci sarà la realizzazione dello schematico, la costruzione della PCB, il debug del circuito, l'inserimento del tutto in un case finale, anche se questa volta credo che farò due parti di questo dispositivo, ovvero il circuito di controllo in un case e tutta la parte di dissipazione in un altro case, che poi ovviamente andranno collegati con dei connettori, e infine faremo dei test sulle modalità operative. Infatti, credo sia molto interessante andare a vedere come opera il carico elettronico nei suoi tre diversi modi, quindi come resistenza variabile, come generatore di corrente variabile e soprattutto come generatore di tensione variabile. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!